Benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vi voglio mostrare come realizzare questi calzini con la forma anatomica in maniera semplice e adattabile a tutte le misure. Questo progetto è pensato anche per i principianti in quanto è un punto facilissimo, sono tutte maglie bassissime in costa dietro. Prima di iniziare il tutorial vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina in modo che ogni volta che pubblicherò un nuovo video sarete avvertiti. Vediamo adesso che cosa ci occorre per realizzare i calzini. Il filato che ho utilizzato è il Crilli della Mondial, un 100% microfibra PC alta qualità. Vi serviranno sicuramente due gomitoli da 50 grammi l'uno, un uncinetto della misura adeguata al filato, in questo caso io ho utilizzato un uncinetto numero 4, dei marcapunti, un ago da lana, un paio di forbicine e un metro da starta. Per quanto riguarda il numero di avvio iniziale delle catenelle, siccome utilizzerete sicuramente un filato diverso dal mio, io vi consiglio con un metro da sarta di prendere la misura del vostro piede partendo dall'alluce fino ad arrivare al punto della caviglia in cui volete far arrivare il calzino. Una volta ottenuti questi centimetri, segnateli da una parte e con il filato che intendete utilizzare andate a fare un campione di tensione, quindi avviate un certo numero di catenelle e lavorate almeno 5-6 giri di maglie bassissime in costa dietro. Dopodiché con il metro misurate il campione di tensione e moltiplicate le catenelle che avete utilizzato fino ad arrivare ai centimetri che vi occorrono, in cui avete calcolato ovviamente la misura del piede. Prima di iniziare però voglio darvi due suggerimenti per come adattare il mio schema in base al tipo di filato che utilizzerete voi, che sarà sicuramente diverso, e anche alle misure del vostro piede, che saranno anche queste diverse dalle mie. Questa forma del calzino è data dalle diminuzioni che vengono fatte in punta e ovviamente dalla lavorazione del tallone. Se volete aumentare o diminuire il numero dei giri, perché magari avete un filato più sottile e quindi dovete aumentare necessariamente i giri rispetto al mio schema, potete tranquillamente farlo. Ricordatevi però di aumentarli o diminuire i giri di 2 in 2, in modo da ritrovarvi sempre nello stesso punto in cui sono io nello schema. Inoltre, per avere questa forma della caviglia, il mio consiglio è quello di ogni volta che terminate il giro fate l'ultima maglia bassissima prendendo entrambe le asole. Inizio facendo il mio nodo scorsoio e avvio 70 catenelle. Fatte le mie 70 catenelle, ne faccio una in più per voltare il lavoro. Per il primo giro andrò a fare una maglia bassissima in ogni catenella, però questa volta non andrò a lavorare le catenelle normalmente, quindi entrando nell'asolina in questo modo, ma andrò a lavorare, si chiama il terzo anello posteriore, e sono praticamente queste costoline che si formano dietro alle catenelle, e andrò a lavorare le mie maglie bassissime qua. Questo perché? Perché quando andrò a cucire il calzino la cucitura sarà ancora più invisibile. Quindi parto facendo il primo giro, salto la prima catenella dall'uncinetto ed entro nel terzo anello posteriore della seconda catenella, in questo modo qua, e faccio la mia maglia bassissima. Se vi risulta più semplice potete comunque tranquillamente avviare il lavoro come siete soliti fare, e faccio una maglia bassissima in ogni catenella. Termino il primo giro facendo l'ultima maglia bassissima, una catenella e volto il lavoro. Da adesso in poi andremo a lavorare sempre in costa dietro, quindi salto per il secondo giro la catenella che ho fatto per voltare il lavoro ed entro nella costa dietro
della prima maglia e vado a fare una maglia bassissima in ogni maglia. Termino il secondo giro facendo l'ultima maglia bassissima prendendo entrambe le asole. Una catenella e volto il lavoro. Terzo giro faccio una maglia bassissima a costa dietro in ogni maglia. Termino il terzo giro nello stesso modo, quindi facendo l'ultima maglia bassissima prendendo entrambe le asole. Una catenella, volto il lavoro e inizio il quarto giro. Una maglia bassissima in ogni maglia. Termino il quarto giro, una catenella e volto il lavoro. Inizio il quinto giro facendo una maglia bassissima in ogni maglia. Termino il quinto giro, quindi faccio la mia ultima maglia bassissima, una catenella e volto il lavoro. Inizierò il sesto giro. In questo giro qua farò, invece di 70 maglie bassissime, mi fermerò qua, quindi lascerò libere le ultime due maglie per un totale di 68 maglie bassissime. Termino il sesto giro facendo l'ultima maglia bassissima. Adesso, prima di girare il lavoro, prendete il metro da sarta, misurate il piede dall'alluce fino al tallone. Ottenuti i centimetri, appoggiate il metro sulla striscia e che ne so, sono venuti fuori 20 centimetri, mettete il marcapunti nella maglia corrispondente, perché adesso andremo a lavorare la parte del tallone. Quindi andremo a lavorare questa parte qua. Io ho messo il mio marcapunti sulla maglia numero 39 contando da qui, quindi dalla fine del sesto giro. Mi raccomando, segnatevi questo numero da qualche parte, perché poi quando andremo a fare la seconda parte del tallone dovrete ricordarvelo. Quindi, una volta messo il marcapunti, fatta la catenella, volto il lavoro, vado a fare una maglia bassissima in ogni maglia fino al marcapunti compreso, quindi nel mio caso sono 39 maglie bassissime, 38, e l'ultima maglia dove ho messo il marcapunti 39. Adesso andate ad aggiungere 2 maglie bassissime nei prossimi due punti. Senza fare la catenella, voltate il lavoro e a questo punto andremo a lavorare il tallone vero e proprio. Piccolo consiglio, io farò il tallone partendo da 12 maglie bassissime. Se voi lo volete fare più piccolo o più grande, potete aggiungere più maglie, ricordandovi sempre di aggiungerne o toglierne 2 in modo da avere un numero pari. Ad esempio, se lo volete fare più piccolo, potete partire facendo 10 maglie bassissime, oppure se lo volete fare un pochino più grande, potete fare 14 maglie bassissime, oppure partendo da 16 maglie bassissime e così via. L'importante è che sia un numero pari, perché poi alla fine del tallone io dovrò arrivare ad avere, a forza di diminuire, 2 maglie bassissime. Salto le 2 maglie che ho fatto dopo il marcapunti e entro in quella successiva e faccio una maglia bassissima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Una catenella, volto il lavoro e ripeto le 12 maglie bassissime.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Io adesso devo andare però ad attaccarmi a questa parte qua e per farlo dovrò aggiungere 2 maglie bassissime. Qui c'è uno scalino, quindi dovrò collegare la maglia bassissima che farò qua, altrimenti se vado direttamente nella maglia creerò un buco. Quindi prendete la costolina di questo punto qua e poi con l'uncinetto entrate nella maglia libera successiva. 1 e 2. Senza fare la catenella volto il lavoro e salto le prime 2 maglie. Vado a fare adesso 10 maglie bassissime. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Una catenella, volto il lavoro e ripeto le 10 maglie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Devo collegarmi a questa striscia qua, quindi esattamente come prima vado ad aggiungere 2 maglie, la prima però facendo lo scalino, quindi entro nella costolina ed entro nella maglia successiva libera. Faccio 1 e 2. Senza fare la catenella volto il lavoro e andrò a saltare le prime 2 maglie. Entro nella terza libera e vado a fare 8 maglie bassissime. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8. Una catenella e volto il lavoro. Ripeto le 8 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vado ad agganciarmi con 2 maglie bassissime a questa striscia, quindi faccio la prima e la seconda, volto il lavoro, salto le prime 2 maglie, entro nella terza e vado a fare 6 maglie bassissime. 2, 3, 4, 5 e 6. Una catenella, volto il lavoro e ripeto le 6 maglie. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mi unisco sempre con le 2 maglie bassissime, 1 e 2. Volto il lavoro, salto queste 2 maglie bassissime qua, entro nella terza e vado a fare 4 maglie bassissime. 2, 3, 4. Una catenella e volto il lavoro. Ripeto le 4 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4. Mi aggancio a questa striscia facendo 2 maglie in più, quindi 1 e 2. Volto il lavoro, salto le 2 maglie bassissime e lavoro le ultime 2 di 1 e 2.
faccio una catenella, volto il lavoro e adesso dovrò andare a lavorare tutta questa striscia qua. Contate le maglie perché poi vi servirà questo numero per lavorare la seconda parte del tallone. Quindi lavoro le prime due, poi mi aggancio alla prima maglia di questa striscia entrando sempre come prima nella costolina, quindi lavorando lo scalino, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Quindi io questo 19 me lo segnerò da una parte perché dopo mi servirà. Una catenella, volto il lavoro e adesso dovrò andare a lavorare tutta questa parte qua, lasciando le ultime due maglie sulla punta del calzino libere. Quindi inizio il giro lavorando normalmente le maglie. Quindi una volta arrivati in prossimità di tutti questi scalini, lavorateli in questo modo, esattamente come prima, prendendo la costolina ed entro nel prossimo punto. Faccio la maglia bassissima, in questo modo qua, e faccio la seconda maglia bassissima dello scalino. Adesso da qui devo scendere giù, quindi ripeterò lo stesso procedimento, quindi entro nel costolino, nella successiva maglia e faccio la maglia bassissima. Quindi lavorate gli scalini tutti in questo modo qua. Lavoro l'ultimo scalino e proseguo la riga. Termino il giro facendo l'ultima maglia bassissima e quindi qua avanzeranno due maglie. Mi raccomando, il numero di maglie lasciate per lavorare la punta è sempre 2, quindi indifferentemente che voi abbiate fatto più o meno giri o più o meno catenelle, lasciate sempre comunque 2. Faccio una catenella, volto il lavoro e adesso dovrò andare a lavorare tutta questa riga qua fino a qui. Termino anche questo giro, faccio una catenella e volto il lavoro. Adesso dovrò andare a fare una maglia bassissima in ogni maglia, lasciando libere le ultime due. Terminato anche questo giro, lasciando quindi le ultime due maglie libere, una catenella, volto il lavoro e ripeterò una maglia bassissima in ogni maglia e termino anche questo giro. Una catenella e volto il lavoro. Comincio il giro facendo una maglia bassissima in ogni maglia, lasciando libere le ultime due maglie, quindi facendo la diminuzione per l'ultima volta. Terminato anche questo giro, faccio una catenella, volto il lavoro e farò una maglia bassissima in ogni maglia. Termino anche questo giro
faccio una catenella. Siamo arrivati a questo punto della lavorazione che corrisponde a questo punto qua, quindi a tutto questo punto qua del calzino. Adesso andremo a lavorare questa parte qui, quindi tutta questa parte qua. Volto il lavoro e in questo giro andrò a lavorare tutti gli scalini fino a qua. Quindi lavoro la mia 50ª maglia e adesso dovrò andare a lavorare gli scalini fino a qua, esattamente come abbiamo fatto per il tallone, ritornando quindi a, nel mio caso, 58 maglie totali. 58, una catenella e volto il lavoro. Iniziamo il giro e facciamo una maglia bassissima in ogni maglia e termino anche questo giro. Una catenella e volto il lavoro. In questo giro qua andrò a ricominciare partendo da questa riga, quindi facendo 50 maglie bassissime. Termino facendo l'ultima maglia bassissima che mi corrisponde a questo giro qua, quindi faccio una catenella, volto il lavoro e nel prossimo giro andrò a fare una maglia bassissima in ogni maglia e termino facendo l'ultima maglia bassissima. Una catenella, volto il lavoro. Nei prossimi giri dovrò via via andare ad aumentare di 2 maglie per giro in modo da pareggiarmi a questo giro qua. Quindi prossimo giro andrò a fare le mie 50 maglie bassissime più 2, lavorando quindi anche lo scalino. Faccio l'ultima maglia bassissima prima dello scalino e a questo punto lavoro lo scalino facendo una maglia bassissima e una maglia bassissima nella maglia successiva, una catenella, volto il lavoro e in questo giro andrò a fare una maglia bassissima in ogni maglia. Lavoro l'ultima maglia bassissima, una catenella, volto il lavoro e in questo giro qua dovrò andare ad aumentare di 2 maglie. Arrivata alla fine della riga lavoro il mio scalino, quindi faccio una maglia bassissima e la seconda maglia bassissima, una catenella, volto il lavoro e vado a fare una maglia bassissima in ogni maglia. Lavoro l'ultima maglia, una catenella e volto il lavoro. In questo giro quindi dovrò andare ad aggiungere 2 maglie qua in fondo. Quindi lavoro l'ultima maglia e vado a fare lo scalino 1 e 2, una catenella, volto il lavoro e vado a fare
una maglia bassissima in ogni punto, lavoro l'ultima maglia, una catenella, volto il lavoro e in questo giro andrò a lavorare l'ultimo scalino, quindi le ultime due maglie qua. Termino l'ultimo scalino, una catenella, volto il lavoro e in questo giro andrò a fare una maglia bassissima in ogni punto. Termino anche questo giro, una catenella, arrivata a questo punto ho lavorato tutta questa parte qua. Adesso dobbiamo andare a lavorare questo pezzettino centrale, quindi per i prossimi 6 giri andate a lavorare 58 maglie bassissime, quindi arrivando fino a qua. Quindi ho terminato il giro numero 43, l'ultimo giro fatto di 58 maglie bassissime. Adesso dovrò andare a ripetere le diminuzioni, quindi nel prossimo giro andrò a fare 56 maglie bassissime. Faccio l'ultima maglia bassissima, una catenella e volto il lavoro. Adesso andrò a fare una maglia bassissima in ogni maglia. Termino il giro, volto il lavoro e questo giro andrò a fare 2 diminuzioni. Faccio l'ultima maglia bassissima, una catenella e volto il lavoro. In questo giro andrò a ripetere una maglia bassissima in ogni maglia. Faccio l'ultima maglia bassissima, volto il lavoro e in questo giro andrò a fare una diminuzione. Termino il giro, volto il lavoro e adesso in quest'altro giro dovrò andare a fare una maglia bassissima in ogni maglia. Termino facendo l'ultima maglia bassissima, volto il lavoro e in questo giro andrò a fare altre 2 diminuzioni. Termino il giro con l'ultima maglia bassissima, una catenella, volto il lavoro e in questo giro andrò a fare una maglia bassissima in ogni maglia. Termino il giro con l'ultima maglia bassissima, una catenella, volto il lavoro e adesso nel prossimo giro dovrò andare ad unire tutti questi scalini. In sostanza ci ritroviamo a lavorare la seconda metà del calzino, perché io ho lavorato tutta questa e adesso devo ricominciare lavorando questo pezzo qua, questo pezzettino qui.
Arrivata a questo punto faccio la 50ª maglia bassissima e adesso dovrò andare ad unire questi scalini per 8 maglie bassissime, esattamente come abbiamo fatto per il tallone. Faccio l'ultimo scalino, quindi l'ultimo aumento, una catenella, volto il lavoro e nel prossimo giro dovrò andare a ripetere una maglia bassissima in ogni maglia. Termino facendo l'ultima maglia bassissima, una catenella, volto il lavoro. Adesso che ho lavorato tutta la riga intera di maglie dovrò ricominciare a fare l'altra metà del calzino che corrisponde a questa. Quindi ricomincerò con il giro di diminuzioni, partendo dal giro in cui ho fatto più diminuzioni, che corrisponde a questo qua. Quindi ripeterò questo giro, questo giro, questo giro e questo giro. Quindi in questo giro farò 50 maglie bassissime. Faccio la mia 50ª maglia bassissima, una catenella, volto il lavoro e in questo giro andrò a fare una maglia bassissima in ogni maglia. Termino il giro facendo l'ultima maglia bassissima, volto il lavoro e in questo giro dovrò andare ad aumentare di 2 maglie in modo da riportare il lavoro a questa riga qua. Adesso dovrò andare a lavorare l'aumento di 2 maglie, quindi lavoro lo scalino, faccio il primo aumento e faccio il secondo, volto il lavoro e adesso dovrò andare a fare una maglia bassissima in ogni maglia. Termino facendo l'ultima maglia bassissima, una catenella, volto il lavoro e adesso dovrò andare a lavorare l'aumento di 2 maglie. Faccio la mia 52ª maglia bassissima e adesso dovrò andare a fare l'aumento di 2 maglie, quindi lavoro lo scalino e lavoro il secondo aumento, una catenella, volto il lavoro e in questo giro dovrò andare a fare una maglia bassissima in ogni maglia. Faccio l'ultima maglia bassissima, una catenella e adesso dovrò andare a lavorare l'altra parte del tallone, quindi andrò a lavorare questo pezzo qua. Vi avevo detto prima di ricordarvi un numero, il numero di maglie del giro 19, che nel mio caso sono 19 maglie, quindi contate. A me sono venute 19 maglie, magari a voi è venuto un numero diverso. Contate dalla caviglia verso la punta le stesse maglie, quindi 19 maglie nel mio caso.
Sulla 19ª maglia segno con il marcapunti. Una volta segnata la maglia con il marcapunti, volto il lavoro e vado a fare una maglia bassissima fino al marcapunti. Lavoro la maglia in cui ho messo il marcapunti e aggiungo 2 maglie bassissime, 1 e 2. Adesso andrò a lavorare il secondo tallone in maniera diversa rispetto al primo. Faccio una catenella, volto il lavoro. Inizierò a lavorare il tallone partendo da questo giro qua, quindi dal giro col numero di maglie più basso, che nel mio caso erano 2. Vado nella prima maglia, faccio una maglia bassissima, nella seconda maglia un'altra maglia bassissima, una catenella, volto il lavoro e adesso dovrò andare a lavorare queste 2 maglie bassissime che ho appena fatto, 1, 2, e dovrò aggiungere 2 maglie bassissime lavorando uno scalino, quindi 1, 2. Una catenella, volto il lavoro e adesso dovrò andare a fare 4 maglie bassissime, quindi 1, 2, 3 e 4. Una catenella, volto il lavoro e dovrò andare a ripetere 4 maglie bassissime, 3, 4 e aggiungere 2 maglie bassissime lavorando la prima nello scalino, quindi 1 e 2. Una catenella, volto il lavoro e adesso lavorerò 6 maglie bassissime, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Una catenella, volto il lavoro e dovrò andare a ripetere 6 maglie bassissime aggiungendo 2 maglie bassissime alla fine, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, lavoro lo scalino, 1 e 2. Una catenella, mi volto il lavoro e andrò a fare adesso 8 maglie bassissime, quindi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8. Una catenella, volto il lavoro e adesso dovrò andare a ripetere 8 maglie bassissime più 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lavoro la prima maglia in più con lo scalino, quindi 1 e 2, una catenella, volto il lavoro. Adesso dovrò andare a lavorare quindi 10 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Una catenella, volto il lavoro e adesso andrò a lavorare 10 maglie bassissime più 2 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lavoro lo scalino, quindi aggiungo la prima maglia bassissima, 1 e 2, una catenella, volto il lavoro e adesso dovrò andare a fare 12 maglie bassissime. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Una catenella, volto il lavoro. Adesso io ho finito di lavorare anche l'altro tallone, quindi ho raggiunto le mie 12 maglie bassissime, esattamente come nell'altro tallone. Quindi in questo giro andrò a fare le 12 maglie bassissime sul tallone. Dopodiché mi aggancerò a questa riga qua sotto, farò una maglia bassissima in ogni maglia, dopodiché aggiungerò 2 maglie lavorando uno scalino per agganciarmi al giro qua sotto. Lavoro lo scalino, lavoro l'ultima maglia di questa riga e mi vado ad agganciare facendo un aumento di 2 maglie alla riga qua sotto, quindi 1 e 2, una catenella, volto il lavoro e nel prossimo giro dovrò andare a lavorare tutte queste maglie qua, quindi lavorando anche la diagonale del tallone. Faccio la mia 37esima maglia bassissima sulla punta del tallone e adesso dovrò scendere su questa diagonale lavorando in questo modo.
prendo la costolina di questo punto e faccio subito una maglia bassissima. Dopodiché mi aggancio a questo punto qua e faccio un'altra maglia bassissima. Ve lo faccio vedere nel dettaglio. Abbiamo detto che mi aggancio a questa costolina qua e faccio subito una maglia bassissima. Dopodiché mi aggancio in questo punto qui. In sostanza dovete fare una maglia bassissima per ogni giro che avete fatto. Quindi mi riaggancerò a questa costolina, faccio subito la mia maglia bassissima, scendo e mi aggancio a quest'altra costolina e faccio un'altra maglia bassissima. Quindi proseguite in questo modo e una volta lavorato l'ultimo scalino lavorate una maglia bassissima in ogni maglia fino alla fine del giro. Termino il giro facendo l'ultima maglia bassissima, quindi la 68esima, una catenella, e vi do un suggerimento per contare le maglie di questo giro. Dall'inizio del giro fino alla punta del tallone, quindi prima di iniziare le maglie della diagonale, contate 37 maglie bassissime nel mio caso, quindi le stesse maglie del giro precedente. Dalla punta della diagonale fino alla fine del tallone contate che devono tornare 12 maglie bassissime. Dalla fine della diagonale, quindi dopo aver fatto le 12 maglie bassissime, fino alla fine del giro devono tornare 19 maglie bassissime, quindi le stesse maglie che vi avevo detto di segnarvi da una parte. In questo modo avrete il conto totale e preciso delle maglie di questo giro. Dopo aver fatto quindi la catenella, volto il lavoro, in questo giro dovrò andare a lavorare tutte le maglie bassissime e lavorare le ultime 2 maglie, quindi facendo lo scalino, facendo un aumento, per arrivare al numero di maglie iniziali di partenza, quindi 70 nel mio caso. Lavoro la mia 68esima maglia bassissima prima dell'aumento, lavoro quindi lo scalino e faccio l'ultima maglia bassissima. In questo modo io ho riportato il numero di maglie iniziali, quindi 70. Adesso ripeterò per 3 giri 70 maglie bassissime. Quindi ci vediamo alla fine per farvi vedere come cucire insieme i lati del calzino. Arrivate alla fine dell'ultimo giro, fate una catenella e se volete fare i ricami ve li metto a fine video, quindi fateli prima di chiudere ovviamente il calzino, altrimenti dopo diventa più complicato. Se invece volete tenere il calzino semplice in questo modo senza nessuna decorazione, andiamo subito a vedere come fare per chiuderlo. Ci ritroviamo con questa forma qua. Piego il calzino mettendo tallone con tallone, non vi preoccupate se qua non combacerà perfettamente, perché vedrete che una volta cucito sarà perfetto. Quindi mi giro il calzino così, inserisco l'uncinetto e vi faccio vedere nel dettaglio come fare per chiuderlo. Entro nella costa dietro della prima maglia, dopodiché
prendo l'altro lato del calzino e vedete che qui ci sono delle maglie. Voi non dovete entrare in queste, ma tenetelo semplicemente così, vedrete che non vi sbaglierete. Dovrete entrare in queste maglie qua. Quindi inserisco l'uncinetto dall'alto verso il basso e mi raccomando, questo filo tenetelo sempre alla vostra sinistra. Prendo il filo e lo faccio passare attraverso tutti e tre gli anellini, facendo quindi una maglia bassissima. Ve lo faccio rivedere più nel dettaglio. Abbiamo detto che dobbiamo prendere la costa dietro, quindi in questo caso della maglia successiva, in questo modo qua. Dopodiché mi sposto e vado a prendere l'asolina che mi ritrovo davanti con l'uncinetto dall'alto verso il basso. Prendo il filo e semplicemente lo faccio passare attraverso tutti e tre gli anellini. Un'ultima volta entro nella prima, entro anche nella successiva, prendo il filo e lo faccio passare attraverso tutti e tre gli anellini. Quindi continuate a cucire in questo modo tutto questo lato qua e ovviamente vi dovranno tornare 70 cuciture fino ad arrivare a questa punta. Una volta che siete arrivati alla punta, quindi avete fatto l'ultima maglia bassissima, lasciate un pezzo di filo abbastanza lungo, in questo modo qua, perché adesso dobbiamo andare a cucire la punta. Quindi tagliate il filo e a questo punto girate il calzino al rovescio, in questo modo qua. Vi portate il filo e inserite il filo nell'ago da lana. A questo punto il calzino sarà in questo modo qua. Voi prendetelo e schiacciatelo in modo da avere questo filo sulla metà punta e cominciate a cucire da una parte in questo modo qua, quindi entrando con l'ago da lana e prendendo entrambi i lati. Potete anche non contare le maglie, l'importante ovviamente è essere abbastanza precisi. Mi raccomando, non lasciate spazi aperti. Adesso tornate indietro eseguendo lo stesso movimento e chiudendo anche l'altra metà. Quindi dopo aver chiuso tutta la punta fate un giro di ritorno per arrivare al centro, quindi da dove siamo partiti, in questo modo qua. E adesso dobbiamo andare a nascondere il filo tra queste maglie, quindi molto semplicemente inserite l'ago in qualche maglia così. Tagliate il filo in eccesso e girate il calzino.
il vostro calzino è pronto. Per realizzare i ricami dei cuoricini prendete il filato del colore che volete utilizzare e tagliatene un pezzo abbastanza lungo, ma non troppo, altrimenti vi intralcerà il lavoro, e inseritelo nel lago d'allana. Dopodiché prendete il calzino, ovviamente non ancora chiuso, quindi fatelo con il calzino aperto e con il dritto del lavoro rivolto verso di voi. Lo riconoscete il dritto dal rovescio grazie alle cuciture sulla punta. Sul dritto sono più ordinate, sul rovescio vedete sono più disordinate. Scegliete il punto in cui volete fare il ricamo, in questo caso io sceglierò di farlo qua. Inserite l'ago d'allana passando prima dal rovescio del lavoro, in questo modo qua. Tirate fuori il filo e mi raccomando lasciatene sul rovescio del lavoro un pezzettino che poi vi servirà per fermarlo. A questo punto io dovrò andare in modo diagonale rispetto a questo punto qua, quindi inserite l'uncinetto, scusatemi, l'ago d'allana in maniera diagonale rispetto al punto che avete appena fatto e fate passare il filo in questo modo qua. Adesso dovrò andare a ripetere lo stesso passaggio da qua a qua, quindi reinserisco dal rovescio del lavoro l'ago d'allana, tiro fuori il filo. A questo punto rientrerò nello stesso punto della punta del cuore, diciamo, quindi pasto il filo in questo modo qua e già ho dato la forma del cuore. Siccome io lo voglio un pochino più spesso, ripasserò 2 volte sugli stessi punti, quindi ripasso sulla prima barrettina in questo modo qua e ripasserò anche sulla seconda. Mi raccomando, finite il cuoricino sempre con il filo sul rovescio. A questo punto il ricamo è finito, giro il lavoro e mi vado a tagliare il pezzo più lungo. Adesso avete 2 scelte, potete o con l'ago d'allana nascondere i fili in eccesso tra le maglie, ma ve lo sconsiglio perché è un lavoro abbastanza lunghino, oppure come ho fatto io fate 2 nodini di sicurezza in modo da fermare il filo, in questo modo qua, 1 e 2. Dopodiché con le forbicine semplicemente andate a tagliarli, mi raccomando non li tagliate troppo in prossimità del nodo altrimenti si scioglierà, in questo modo qui. Quindi ripetete i ricami fin dove li volete fare arrivare, dopodiché potrete andare a chiudere il calzino. Per realizzare invece questo punto, che si chiama punto catenelle, vedrete che sarà ancora più semplice. Dovete prendere il filo con cui volete fare le righine, fate un nodo scorsoio in questo modo qua e potete utilizzare un uncinetto più piccolo oppure lo stesso uncinetto con cui avete fatto il calzino. Dopo aver fatto il nodino scorsoio prendete il calzino, ovviamente anche in questo caso dovrete lavorare sul dritto e prima di chiudere il calzino, dopodiché dovete decidere dove fare le righine. Io ho alternato una riga rosa, ho saltato 2 righe bianche e quindi sono andata a lavorare non sopra alle maglie, ai punti, ma tra una riga e l'altra, quindi inserendo l'uncinetto qui in questo punto.
sfilate il nodino scorsoio che avete appena fatto e decidete il punto in cui iniziare. Io ho saltato appunto 2 righe, quindi 1, 2 e inserisco l'uncinetto qua, quindi arrivando sul dietro del lavoro, in questo modo qua. Riprendete in mano il nodo scorsoio e fatelo passare da quest'altra parte, quindi sul dritto del lavoro. A questo punto tenete con una mano il filo attaccato al gomitolo, in questo modo. Inserite l'uncinetto nel prossimo spazio, in questo modo qua. Dopodiché prendete il filo e semplicemente fatelo passare così, facendo una catenella. Ve lo faccio rivedere. Inserite l'uncinetto fino a farlo arrivare dietro. Prendete il filo e fate passare il filo come se stesse facendo una catenella. Così, in questo modo qua. Quindi continuate in questo modo su tutta la riga e una volta che siete arrivati al bordo, quindi qua, vi fermate. Non sto a farvelo vedere, tanto è molto semplice. Allungate leggermente il filo, lo tagliate, dopodiché sul rovescio sempre del lavoro semplicemente con l'ago da lana lo girate in questo modo qua e andate a nasconderlo nelle maglie accanto. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Se avete dubbi o non avete capito bene un passaggio potete scrivermelo nei commenti, mentre se vi è piaciuto il video potete lasciare un like, mi farebbe molto piacere, e se vi interessano i miei contenuti siete invitati tutti a iscrivervi al mio canale. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!